Prova, prova. Ah, ah. Prova. Prova, prova. No, no, prova. This is my thing. Living out my hopes and my dreams. We got ways and means. Yeah, we got the crane. When you're feeling upset, ain't no time for regret. Pull yourself together, baby. And know it will be okay. Oh, when you just can't take anymore, you gotta Prova, prova, sei. Hey, hey, hey. Prova, hey, hey, hey. feel you're stuck in a hole. Just take Si sente, si sente. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Prova, prova, prova. everything that you want. Hey, hey, hey. Prova, prova, prova. Hey, hey. Perché? It's my say, my silly, my hopes and my dreams. Yeah, yeah. Ways and means. Yeah, we got the crane. We got the crane. Hey, hey. Hey, hey. Ma non lo puoi utilizzare? Si sente basso, scusa. Basso. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Fa, sa, sa. Yeah, we got the crane. Got the crane. Na 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 na. Hey, na 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 na. Ooh ooh. Na 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 na.
Prova. 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 Prova, prova.
Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. Prova, prova, prova. Prova, prova. 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 Prova.
settle down. Not the same without you around. You mean the world to me. Steal a kiss, make a dream. Holding hands became a theme. You stole the sun for me. It's a game and you're on top. Kiss and tell, take a shot. We dance until we leave. Take a jump, set it free. Risk it all and marry me. 'Cause this is like a dream. Rain the sunshine. Bring your sunshine to me. Whoa. Ooh. Whoa. You stop and take my hand. Feel joy, feel love firsthand. My heart feels like the sea. When young, it's all a game. It's okay to be afraid. It's sometimes hard to see. Rain the sunshine. Bring your sunshine to me. Whoa. Ooh. Whoa.
Don't stop.
1, 2, 3. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, seconda giornata del Coffee Show Latte Art 2016, un'edizione quest'anno ben particolare che avete vissuto, spero, ieri e che comunque continueremo a vivere insieme anche oggi. Oggi l'aspetto internazionale è quello che emergerà maggiormente perché si sfideranno proprio con la stessa caparbietà che si registra nelle occasioni ufficiali. I migliori, giusto? Sono proprio i migliori d'Europa, coloro i quali tra l'altro si sono già misurati in una precedente occasione che è stata quella mondiale, quella del World Latte Art Championship di Shanghai lo scorso marzo. Li abbiamo voluti qui per partecipare a questa edizione del Coffee Show Latte Art che ha già un vincitore, lo ha avuto ieri, abbiamo vissuto grandi emozioni, ha già i due nomi che avremo tra l'altro come protagonisti al SIGEP di Rimini per i campionati mondiali, e si tratta di Damiano Giarratana e Matteo Beluffi, ma Matteo Beluffi e Damiano Giarratana in realtà che meritano tutto l'applauso per quanto fatto, per la loro come dire, per la loro preparazione sicuramente e per tutto quello che ci hanno dimostrato. Vi ricordo, prima di chiamare sul palco Gaetano Bongiovanni, che siamo naturalmente in diretta, ci potete seguire in streaming. Mangiare Bene non solo è l'associazione che presiede Gaetano, che tra pochissimo vorrei tra l'altro con me, mentre tra pochissimo vedrete sfidarsi proprio i migliori d'Europa. Questa edizione del Coffee Show Latte Art, tra l'altro, non ha soltanto questa particolarità unica nel suo genere, cioè la possibilità di dare spazio a chi in Europa e nel mondo si distingue nel campo della latte art e nella bravura da esportare, ma questa edizione del Coffee Show Latte Art è inserita in maniera ufficiale nell'ambito di un'occasione che per questa città, la città di Siracusa che ci ospita, è fondamentale. Si festeggiano i 2750 anni, pensate, dalla fondazione, e questo evento è stato ritenuto giustamente importante, tanto da far parte proprio degli eventi che sono nel novero del comitato che sta organizzando tutti questi eventi che servono per far capire quanto importante siano i 2750 anni di Siracusa. 2750 anni e prima o poi li festeggeremo anche per il Coffee Show Latte Art. Sali Gaetano Bongiovanni, che è il patron, che l'ha sempre voluto e che merita un applauso, ma di quelli proprio dal cuore, di quelli sinceri, perché si svolge un lavoro alacre, e quando si svolge con dei risultati che però ti premiano ambito dopo ambito, non soltanto a livello settoriale, ma c'è una città che è quella di Siracusa e che ti riconosce come meritevole di rappresentarla anche nell'ambito dei festeggiamenti del 2750 anniversario dalla fondazione. Questo è un ulteriore segnale che si sta facendo bene. Sì, sicuramente, infatti il comitato del 2750 anniversario della fondazione di Siracusa ha selezionato una serie di eventi a livello più che altro grazie anche quelli internazionali, quelle delle rappresentazioni classiche, poi il premio Tonino a Colla in merito che viene fatto proprio nella zona archeologica, nell'anfiteatro romano la prossima estate. E questo per me è un orgoglio far parte di questo, diciamo, comitato, perché l'evento significa che merita. L'anno scorso invece, giusto per non farti mancare nemmeno quello, eri stato inserito nell'ambito di tutte le manifestazioni che rientravano nella famiglia Expo. Sì, è vero, è stato l'unico evento della provincia di Siracusa che si è svolto in città, quindi a Siracusa, patrocinato di Expo 2015 l'anno scorso, contrariamente agli eventi patrocinati che sono stati fatti proprio in loco, proprio lì a Milano. Il nostro è stato fatto qua a Siracusa, eravamo presenti sui siti ufficiali di Expo 2015, pertanto anche quello è stato un grande orgoglio.
Beh, insomma, questa mattina non dobbiamo sapere chi sarà il vincitore perché lo sappiamo già, abbiamo vissuto tutto in maniera molto intensa ieri, per il primo e per il secondo dei partecipanti che della tappa ufficiale, ricordiamo ufficiale ambitissima di Siracusa, arriveranno, poi approderanno al SIGEP di Rimini. Abbiamo però delle curiosità, è un amichevole, però è pur sempre un match, è pur sempre una competizione internazionale, ci saranno non soltanto i ragazzi che hai selezionato tu stesso a Shanghai, hai reclutati, e ve li cito anche, sapendo già di sbagliare pronuncia, non fa niente, Agnieszka Rojewska, Milo Kamil, Mixalis Karagianni, Dan Tamang, Sebastian Johan Farkas e Francisca Apro, sono loro gli stranieri, si aggiungeranno anche gli italiani, i nostri, che si vogliono mettere alla prova. Sì, infatti si è aggregato Giuseppe Fiorini che è il nostro campione italiano in carica, poi Giuseppe Valvo di Palazzolo, Damiano Geratano che ieri si è classificato per andare a Rimini e altri due concorrenti che appunto si mettono, diciamo, in gioco amichevolmente in questa sfida, diciamo, giocosa. E poi succederanno altre cose, succederanno ad esempio dei momenti di dimostrazione. Cake design, ve l'ho detto ieri, è uno tra l'altro degli ambiti che Coffee Show Latte Art ha sempre sposato, su cui ha posato sempre la propria attenzione. Ci sarà infatti, immagino nel pomeriggio, una dimostrazione proprio nel cortile con la partecipazione di cake designer che arrivano anche da altre zone italiane, in questo caso da Roma, nello specifico da Roma, insieme a Melania Zanti. Adesso però lo facciamo subito così poi diamo spazio proprio alla competizione. Vorrei sul palco Nadia Rossi. Nadia Rossi, un applauso a Nadia Rossi, buongiorno, ben trovata. Bar Giornale rappresenta dunque la categoria, sì, dei giornalisti, ma con l'attenzione specifica ad un settore, ad una competizione come questa. Ne avete vissute tante, ne avete viste tante, ne avete criticate tante. Possiamo già tracciare un piccolo bilancio di questa edizione del Coffee Show Latte Art, soltanto basandoci per il momento su quanto accaduto ieri. Allora, ieri abbiamo visto dei concorrenti molto, molto preparati, molto agguerriti, con tanta voglia di crescere e di confrontarsi tra loro. Questa è la cosa più importante. Si viene a una gara per competere, si viene per vincere possibilmente, ma si viene anche per crescere. Quindi per conoscere altri, per scoprire anche i segreti di altri e da questi imparare come migliorarsi. Cosa che oggi si potrà anche vedere con questi campioni. Vedere dei campioni all'opera ci fa subito capire quanto dobbiamo crescere, quanto dobbiamo migliorarci, ed è sempre un piacere anche confrontarsi poi con loro. Cioè, sfruttiamo tutte le occasioni, anche i baristi che magari sono qua e non hanno fatto competizioni, per imparare, per chiedere come fare a crescere, a migliorarsi. È un po' l'obiettivo del vostro giornale. Esatto, è quello che cerchiamo di fare sempre, proprio anche parlare al barista che magari è un po' lontano, al barista che non ha ancora capito la bellezza di questo mondo, proprio portarlo ad apprezzare la bellezza di sapere di che cosa parla, no, prima di tutto di sapere che cosa tratta. Quindi il caffè, la bellezza del conoscere il caffè, di saperlo trattare bene, offrire bene, e poi di sapere anche giocare, tra virgolette, come appunto ci permette la latte art. In altre occasioni ho detto, e l'ho detto da consumatrice però, che il barista ha un ruolo fondamentale. Il barista spesso può essere psicologo, può essere colui che ti coccola, può essere colui che ti dà una bella sensazione al palato quando consumi qualcosa, ma che te la lascia anche piacevole nel cuore. È un po' tutto questo, deve esserlo. Deve esserlo assolutamente, assolutamente. Quando mi porgi anche la semplice tazzina di caffè, il sorriso, e se mi mostro un attimo interessata in raccontarmi che cosa sto bevendo, perché l'ho estratto in un certo modo, l'invitarmi a cogliere gli aromi che trovo in tazza, questa è una cosa fondamentale che fa sì che mi venga anche la voglia di tornare in quel locale, perché mi trattano in una maniera un po' particolare, mi coccolano. Questo è senz'altro fondamentale. Leggeremo allora del Coffee Show Latte Art su Bar Giornale, immagino. La sensazione invece dal punto di vista delle qualità che sono emerse, a prescindere da chi ha vinto e da chi non ha vinto, proprio dall'aspetto tecnico, qual è stata?
Aspetto tecnico, ho visto dei bei disegni, ho visto dei bei decori, e poi aspetto tecnico, cosa che fa un po' discutere, creatività o tecnica. Attenzione, ci deve essere un bel mix tra le due cose. Tecnica, quindi anche la semplicità mi può portare ad avere dei punti in più perché la faccio bene. Quindi sì la creatività, ma attenzione a bilanciare bene le cose. Ieri abbiamo scoperto anche questo, che la semplicità, ma la semplicità fatta bene, ci porta a vincere. Quindi sapersi calibrare bene è importante. Riuscire a contenere anche la voglia di strafare, cioè posso farti le cascate del Niagara, ma Faccio male, ecco che non riesco a fare quel salto che magari facendo qualcosa di più semplice invece mi permette, ecco, di arrivare a una finale. l'occhio vigile di Nadia Rossi rimane qui naturalmente per seguire tutta l'edizione del Coffee Show Latte Art 2016. Intanto grazie, un applauso lo merita perché guarda con quell'attenzione che non potremmo avere noi che invece magari, e parlo per me, è chiaro, non abbiamo competenze in materia. Quando non avere competenze in materia non è nemmeno tra l'altro un difetto. Da questo momento in poi, Gaetano, raggiungimi, credo che sia giusto e possibile, se sono pronti i ragazzi, li ho sentiti già belli carichi, no? Per questo match, sì, con l'amichevole come aggettivo a mitigare, ma pur sempre con la voglia di emergere, questa non manca mai, allora credo che tutte le operazioni possano essere eseguite così come è stato ieri per Vitelloni nell'ambito della tappa ufficiale del Coffee Show Latte Art. Quello era un passaggio che era propedeutico poi ai campionati nazionali. In questo caso invece vorrei sul palco Andrea Alberghini. Andrea Alberghini, un applauso a lui che da questo momento in poi in italiano, in inglese, in tedesco, in spagnolo, in polacco, in rumeno condurrà tutte le... Va bene, siamo pronti allora, siamo pronti, i ragazzi sono pronti. Penso proprio di sì. Vedevo l'Agnieszka qua. Are you ready, Agnieszka? You need something? Are you ready, Agnieszka? Are you ready? Are you ready? I'm ready to start, si dice, no? Nei corsi di inglese, quelli basici. I'm ready to. E allora siamo pronti, ti cedo il microfono e ne parleremo di tutto questo. Poi quando sarà il momento di tracciare un bilancio lo tracciamo anche insieme. Intanto in bocca al lupo a tutti. Un applauso perché si comincia, c'è la fase saliente, c'è la fase della competizione. Friendly ma pur sempre competizione. Buon proseguimento. Grazie mille. Giusto 2 parole per farvi capire cosa faranno. Hanno 5 minuti di tempo, hanno fatto prima un sorteggio, dovranno fare 2 figure che sono state sorteggiate prima, ognuno ha dei contenitori diversi, potrebbe essere il sopra della moka, il sotto della moka, potrebbe essere un bicchiere, e hanno 5 minuti di tempo per farlo. Dovranno usare ovviamente un ingrediente degli sponsor e basta, diciamo che è una cosa... Nell'etching è una tecnica, verrà utilizzato il top, invece nel free pouring no, solamente latte e caffè, giusto? Perfetto. Posto? I giudici sono pronti? Li vedo adesso a 5 minuti di setup, tengo io il tempo, che ce l'ho in tasca, così vediamo cosa fare. No, c'è anche 5 euro. Lei è la nostra prima concorrente. Agnieszka, are you ready? When you want. Lei è la nostra prima concorrente, viene Agnieszka, arriva dalla Polonia, è arrivata quarta quest'anno, avrà 5 minuti per preparare. When you want, Agnieszka? Vai. Scusate.
qualche incidente di percorso. Ok. Bene, Agnieszka ha terminato i suoi 5 minuti di setup. Adesso possiamo andare a chiamare i nostri giudici. Aspettiamo? Ok, allora un attimo ancora. So, andiamo a presentare la nostra prima concorrente. No. Agnieszka from Poland, are you happy to be here? Yes, of course I am. Like Syracuse is a beautiful city and doing latte art in Italy is always great. Giustamente dice che è contenta di essere qua, Siracusa è una città bellissima e poi fare la latte art in Italia è sempre un'emozione. Because yeah, you did as well, you win last time in Italy. For you are very lucky when you come in Italy. Ok, excellent, perfetto. Andiamo a presentare i nostri giudici. Giudice tecnico, dov'è? Mancano, ci sono tutti? Capogiuria ce l'hai vicino? Che è John. Entrano i nostri giudici: Andrea Antonelli, Matteo Don Giovanni come giudici visual, Carmine Iannone come giudice tecnico e Johnny John come head judge. Io vorrei fare un applauso a questi giudici e a questi concorrenti, così almeno... Perfetto, brava Agnieszka. Agnieszka, come vedete, va a fare 2 espressi, andrà a fare 2 bevande al latte, una dentro la parte sopra della moka e l'altra dentro a un tumbler.
va a emulsionare il latte col caffè prima di iniziare a disegnare le sue figure. Ho servito la prima figura. Three minutes left. One minute left. Vai. Brava Agnieszka, un applauso a Agnieszka. Agnieszka, tell me your experience to make a cappuccino as soon as in a mocha pot. Like at first I was a bit surprised because there's like a lot of problems during the process, but then it's nothing more Italian than cappuccino and mocha. Ah, ok. So it's easy to you. Facciamo un applauso ancora a Agnieszka. Intanto i nostri giudici stanno finendo di guardare. A posto? I giudici salutano. Nel frattempo si sta preparando il secondo concorrente. Cos'è tu, Matteo? Eccomi qua. Presento Matteo, adesso ti do i 5 minuti. Vai anche tu. Matteo andrà a preparare le broccoli. Matteo dovrà andare a fare la sua bevanda dentro a dentro una lattiera grossa,
No, dopo lo chiamo su. Due non sono stati presentati sul palco, io e lui. Perché ieri giustamente ci doveva essere Alberto Forci. Sì. Cioccolato. Vabbè, me ne cosa devi fare. Attento anche il pisciacone, prende il vale. Chi è arrivato primo ieri? Adesso facciamo passare Matteo. Posto? I giudici sono pronti? È finito, Matteo? Intanto facciamo due parole con Matteo, che anche oggi si trova sul palco. Oramai tu e il palco siete una cosa unica. Sei arrivato ieri, hai vinto, e oggi? Ci riproviamo. Cosa devi fare oggi, Matteo? Preparare la bevanda dentro alla lattiera da 75 CL e un cappuccino dentro la Paper Cup. Complimenti, auguri. Vediamo cosa dovrai fare. Se i nostri giudici sono pronti, no. I nostri giudici sono pronti in pedana? No. Si comincia in salita, la difficoltà aumenta sempre di più ed è solo la prima. E l'attesa sale e la musica ti aiuta ad aumentare la tensione, i battiti cardiaci. Giovanni, digli ai giudici però che taglino. Si mettono 20 minuti a una concorrente, cosa gli faccio raccontare a Matteo? Giusto? Cosa gli faccio raccontare a Matteo? Sembra che si stia.
nostri giudici sono quasi pronti. Li vedo che sono quasi pronti. Ok, tranquilli. Adesso siete pronti. Aspettiamo solo il capo giuria. Johnny, ci sei? Sempre l'ultimo, giustamente il capo giuria. Chiamiamo i nostri giudici: Andrea Antonelli, Matteo Don Giovanni come giudici visual, Carmine Iannone come giudice tecnico e Johnny John come capo giuria. Non puoi. Matteo, hai 5 minuti di tempo, io ti avviserò quando sono passati 3 minuti e 1 minuto, ok? Perfetto. Quando sei pronto, Matteo? Matteo dovrà andare a presentare 2 figure, una in un bicchiere di carta e una dentro una lattiera. Le figure che Matteo andrà a presentare sono il vortex e il cuore. Che parte con la sua prima figura, che è il vortex. Mancano 3 minuti. Fare il secondo.
Manca un minuto. Tren- 30 secondi. Vai. Un applauso a Matteo che ha dovuto... Tanto che i nostri giudici guardano. Matteo, vieni qua. Dimmi, dal lato, com'è stato a fare un cuore dentro una lattiera? Difficile, ma più che altro per il tempo che tiranno. Ma sempre nelle gare il tempo è tiranno. So. Come non è? No, dimmi qualcosa, cioè raccontaci questa tua esperienza nel fare, penso sia la prima volta che ti è successa una roba del genere. Provo anche, di solito mi diverto a fare latte art in altre... Giudice, vai, tranquillo. Carmine. Quindi dicevi Matteo, poi ti lascio pulire tutto? No, è più complicato di quanto pensassi. Perfetto. Ti lascio pulire, grazie. Dimmi. Se c'è tanto tempo da aspettare. Il prossimo concorrente ecco voi sul palco il terzo concorrente che è Giuseppe Fiorini, che penso tutti conoscete. Quando vuoi Giuseppe me lo dici, faccio partire il tempo per la preparazione. Vado. Buongiorno. Che velocità, i nostri giudici sono pronti. Era proprio solo
solo veramente la prima. Esatto, tu Giuseppe, finito. Nel frattempo che ci sono i giudici che scrivono, facciamo 2 domande a Giuseppe. Facciamo un applauso a Giuseppe Fiorini da Siracusa. Dunque, tutti questi campioni internazionali ti ricorda qualcosa? Tantissimo, sì, sì. Bei ricordi, brutti ricordi, però fa sempre piacere averli qui, anzi farei di tutto per organizzarne sempre di più perché aiuta a crescere. Tenersi in allenamento, credo anche. Sì, e condividere la stessa passione soprattutto. Soprattutto anche nella tua città. Sì, sì, sì. Quindi responsabilità alta oggi. A Shanghai ce l'avevi pesante, oggi... No. Molto free. Molto free oggi. E cosa vai a presentare oggi? Veloce intanto che i giudici hanno finito. Oggi presenterò un Vortex, una bevanda a mio piacimento libera che sarà una fogliolina, un tulip reverse e 2 foglioline laterali all'interno del fondo della moka. Perfetto, i nostri giudici sono pronti, li facciamo salire in pedana. Io stavo per scendere, ma di brutto, per guardare Antonelli. Presentiamo i nostri giudici: Andrea Antonelli, Matteo Don Giovanni, Carmine Iannone come giudice tecnico e capo giuria. Se dovesse arrivare secondo o terzo non può meritare il soggiorno a Siracusa. No, assolutamente. E Johnny John. Non puoi. Quando vai Giuseppe, me lo dici? Un po' di musica, grazie, un po' di suspense. Mancano 3 minuti.
Manca un minuto. Dai. Un applauso a Giuseppe Fiorini. Nel frattempo che Giuseppe finisce di pulire la sua postazione, possiamo chiamare sul palco Marco di Metallurgiche Motta, se puoi salire, uno degli sponsor che ha permesso questa cosa. Vieni Marco, un applauso per Marco, grazie, vieni. Ciao Marco. Come ti sembra? Bello, clima amichevole, ma comunque si stanno impegnando e vediamo dei bei risultati, anche se molto complicato, soprattutto nella lattiera che ho visto prima, la nostra lattiera. Ora sappiamo che non si può fare la latte all'interno, serve per farlo, ma non si può fare. Magari studi una lattiera più grande con un'apertura diversa per queste cose qua. Si può fare da lattiera a lattiera per fare latte art, può essere un'idea per il futuro. Esatto. Grazie mille Marco per tutto quanto e per essere qua con noi. Un applauso sempre a Marco. Chiamiamo la nostra quarta concorrente che è Francisca, che arriva dall'Ungheria. Un applauso a Francisca. When you want, I can start. Go.
Ready? Ready? Start. Possiamo chiamare in pedana i nostri giudici, se sono pronti? Pronti? Andrea Antonelli come giudice visual, Matteo Don Giovanni come giudice visual, Carmine Iannone, giudice tecnico e Johnny John come capo giuria. Un applauso, grazie. Non puoi alzare. Francisca? Okay. Anytime when you want. Facciamo un applauso a Francisca. Un applauso. Anytime when you want. I can start. Three minutes left.
1 minute left. Un applauso, brava Francisca. Come here. Come here. You okay? The strips are a bit hard to use. But the rest is fine? Yeah, Anyway, did you enjoy staying in Siracusa? Yeah, sure. When you coming again? Hopefully soon. Okay. And I hope you're coming again and coming to visit us. Yeah, absolutely. Thank you very much. Thank you. Ringraziamo i giudici. E un applauso, grazie. Francisca Milo, Svizzera. Milo. Hai visto? Giovanni? Yeah, you have 5 minutes to prep time. When you're ready. Facciamo un applauso a Milo dalla Svizzera.
Vediamo i nostri giudici che sono pronti. Mille sono ready. Bene, un applauso ai nostri giudici che li presentiamo. Andrea Antonelli per primo come... Prego Andrea, manca chi manca? Chi manca? Dove sono i giudici? Giudici? Prego. Andrea Antonelli in pedana, grazie. Matteo Don Giovanni, Carmine Iannone e Johnny John. Prego, come capo giuria. When you are ready. I can't help but want some more. I can't help but want some more. Partono con le tecniche base della pulizia del portafiltro. Trust in me. Tell me anything, I keep it. Whispers in the corridors. Whispers in the corridors. I'll be your hiding place. I wanna keep all your secrets. I can't help but want you more. I can't help but want you more. Preparando la montatura del I latte. can't help but want you more. I know, waiting to break my heart. I know that you're waiting to break my heart. To break my heart. Take away all tear it apart. Three minutes left. Foglia e tulipa fatto dentro la parte alta della moka.
30 seconds left. Yeah. Dai. Un applauso a Milo. So you do one in Foglia and Rosetta, okay? And the second one, what you do in? Actually, it's supposed to be a pickle, but I don't know what it is. No, it's okay. Just to explain to everybody what you do with the technique and everything. I was just doing green tulips for the tail and green tulips for the wing. Okay, excellent. Thank you very much, Milo, to be here with us. Un applauso ai nostri giudici che si ritirano in conclave, come si suol dire. Lo chiamerei sul palco nel frattempo, intanto il competitors che viene a preparare il meal. Nikalis dalla Grecia, facciamo un applauso. Easy. Hello. Thanks to be here. Fine. When you want. Ok, ready, stop. E adesso vorrei chiamare qua sul palco colei che ha ospitato tutta questa manifestazione, Barbara, la titolare del punto G. Sali, vieni con noi. Un applauso a Barbara e alla sua principessa, Marina. Ciao Marina. Allora, adesso intervisto te o ne intervisto la mamma? Posso farti una domanda? Ti piacciono tutti questi disegni sul cappuccino? Vorrai provare a farli? No, ci proviamo, ce ne facciamo fare uno magari un po' più semplice, più carino, così lo bevi e lo provi a assaggiare, va bene? Va bene. Adesso passiamo alla mamma. Raccontaci un po' come mai ti è venuta su uno splendido posto come questo ospitare una manifestazione di latte art. Ma tutto nasce dall'incontro con Gaetano Bongiovanni, il quale mi ha stimolato sin da subito. Ancora qui era un cantiere, questo era un ex cinema, quindi è stato un cinema di facili costumi, è stato un cinema del tè, e quindi abbiamo un po' ripercorso quello che era lo spirito di questo palazzo antico, di tutto ciò che accadeva qua dentro. L'incontro con il professore del caffè è stato interessante, perché comunque lui ci ha stimolato ad offrire non il solito espresso, a puntare anche su una macchina del caffè antica, ci ha formato sulle varie tipologie di caffè e le modalità di estrazione. Sicuramente un'idea che qui in Sicilia precorre un po' coi tempi, e siccome questo comunque è un luogo dove la cultura viene intesa a 360 gradi, quale migliore occasione per manifestare questo spirito attraverso anche il coffee show. Ecco, anche perché su una location meravigliosa, sei in un posto meraviglioso e poi hai la mente di Don Giovanni, che lui è la mente di tutto, che chiama, muove. Giustamente hai una spalla non indifferente. Questo sicuramente, ma devo dire che lui è un uomo fortunato, perché ha trovato un'equipe che collabora. Infatti volevo anche ringraziare, diciamo, quelli che rimangono anche sempre un po' in ombra, che sono tutti i ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Oltre che... Facciamo un applauso ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero, dopo più tardi li chiameremo anche sul palco, giustamente per dare questo sacrificio.
anche il mio staff che ha sopportato soprattutto me con orari impressionanti e che sostiene la manifestazione, e soprattutto anche la mia bimba che insomma non vede mai la mamma e quindi giustamente è qui sul palco con noi. Ti ringrazio Barbara, ti ringrazio Martina e un applauso a tutte e due. Grazie. Gaetano. Dopo facciamo salire sopra sia gli alunni della scuola con i chef, perché giustamente prima delle premiazioni facciamo salire un po' tutti insieme per andare via. Sì, no, ma dopo la premiazione facciamo salire solo i chef, i membri, tutti quanti, quando li vuoi far salire. Dopo di lui vediamo subito chi c'è. Gaetano, intanto vieni sul palco che così almeno ti vedono. Mi fai da spalla nel frattempo che i giudici. Dopo passiamo dalla Grecia alla Romania, quindi Gaetano tu devi dirmi come hai fatto a trovare tutti questi competitors, perché hai spaziato, sei andato in Romania, sei andato in Ungheria, sei andato in Svizzera, ovviamente a Siracusa perché i campioni ce li... sei andato a Milano. Raccontaci come sei riuscito a creare questa tela. Sì, è semplicemente in occasione dei campionati mondiali di latte art che siamo partiti come Team Italia, come te ben ricordi, eravamo tutti quanti lì a Shanghai e nel frattempo che c'erano i 39 competitors provenienti da tutto il mondo e c'era Giuseppe che si allenava, diciamo, si preparava nei backstage e io nel frattempo ero anche in contatto con i competitors che rappresentavano le loro nazioni, per dire Sebastian per quanto riguarda la Romania, gli ho dato il mio invito a venire qua a Siracusa gratuitamente, ospite nostro dell'organizzazione del coffee show e quindi ha accettato l'invito, come lui ha accettato Agnieszka e così via. Quindi hai creato un mini campionato mondiale, definiamolo così. Diciamo quasi sì, è quasi un mini campionato mondiale. Io ho buttato l'amo per cercare di crescere nei prossimi anni. Pensavo di avere pochi competitors, invece con i primi inviti che ho fatto mi hanno accettato tutti su 10, 6 li abbiamo avuto qui, tra cui anzi no, sono 5 perché il sesto non è potuto arrivare perché è di origine asiatica e non ha avuto in tempo il visto aggiornato, quindi avevo tutto pagato, il volo, l'alloggio e tutto, però per tempi tecnici non ha fatto in tempo ad avere il visto per essere qua presente con noi. Perfetto Gaetano, io adesso ti dovrei far scendere, così facciamo salire i nostri giudici e ripartiamo con la competizione. Andrea Antonelli come giudice visual, Matteo Dongiovanni, Carmine Iannone e Johnny John come capogiuria. Prego. Un applauso ai nostri giudici. When you're ready. Un applauso al nostro concorrente, prego. Nessuno fa l'applauso, no?
di musica, grazie. La messa era ieri alle 11. Adesso passiamo. Ecco il primo Vanda Latin Free Puri. Adesso andrà a fare un tulip. Two minutes left. Si sono rotti dei bicchieri. Forse. Dai, un applauso al nostro concorrente. Tell me what is the experience to do some latte art inside of Mocha? In the upper Mocha, it is difficult to doing latte art because you have. The judge. Grazie. It's more difficult to doing latte art because you have one and you can handle it. And in the bottom, that's the reason it is the second one. It was too hot, and I want to coat a little bit for doing latte art because you don't have the handle. Quindi, thank you very much. Quindi vado a spiegare ai nostri concorrenti. Dice la difficoltà qua è doppia. Un applauso. Dice qua la difficoltà è doppia. Una, nel primo non riesce a ruotare il contenitore perché c'è la maniglia della Mocha. Nel secondo un altro problema, si brucia le dita. Quindi la difficoltà, oltre che nel fare il disegno, c'è anche gli strumenti che creano ancora più difficoltà. Ready? Grazie.
Un applauso al nostro concorrente che arriva dalla Romania, Sebastian. Abbiamo Silvia della Polygraph che con occhio attento verifica che tutto sia a posto. Non sbaglio. Si mette nell'angolo, tu non la vedi, però ogni tanto giri, c'è, non c'è, poi eccola di nuovo. Fa le comparse, no? Perché poi dopo quando scendi ti fa anche le interrogazioni, sai? Ti interroga, ma hanno pulito, ma è pulito, cosa è successo? Per dopo, buon pranzo. Molto attento. Setup, finish. Silvia, se vuoi venire a controllare se è tutto a posto, grazie, un applauso a Silvia. Tutto a posto, se sei a posto, così almeno. Ringraziamo Pulicaf. I giudici sono pronti, adesso vediamo Andrea Antonelli che sta finendo l'intervista, prego. Se vogliamo sul palco i nostri giudici Andrea Antonelli, Matteo Don Giovanni, Carmine Iannone e Johnny John. Un applauso. When you're ready, we're ready. Il nostro competitor andrà a fare un cuore e dovrà riproporre la figura di Giuseppe, che è il Cupido.
e dovrà farlo dentro il fondo della moca. La difficoltà aumenta. Doppia responsabilità. Deve farlo Giuseppe, ma deve farlo dentro al contenitore della moca. Adesso va un po' un double shot dentro la moca. Comincia a amalgamare il latte con il caffè. Un applauso. Questo è il suo cuore. Posso vedere? Brava Nadia. Possiamo assistere nelle quinte a un dibattito di fotografia col display o senza. Vedete che va a argomentare quello che starà facendo ai nostri giudici. One minute left. Un applauso. Nel frattempo che si prepara il penultimo concorrente. Damiano che
So, Sebastian, few seconds and after I leave you to go. So, few seconds just for us. So, what do you think? A little bit nervous, emotional actually, for me. But was very nice. Emotion because you are in Syracuse, obviously. Yes, of course, and the town is so beautiful and I want to make a really good job, and that's why there are lots of life over here. So. Did you enjoy Sicily? Oh yeah, the food was amazing, the people are amazing, and it was amazing overall. Okay, thank you very much and see you want to see you. Qui vedo che si sta preparando quello che già ieri è salito su questo palco ed è arrivato, non mi ricordo, forse secondo, quindi oggi doppia responsabilità. Vuoi venire sul palco con noi? E lui si chiama Damiano. Un applauso a Damiano. Vedi, oggi si invertono i ruoli. 5 minuti, quando vuoi, me lo dici. Vai. Ricordiamo che Damiano è un concorrente di Siracusa, quindi Siracusa è un vivaio di campioni. Cioè tu hai creato, Gaetano, cioè, nella tua mente pensavi di creare un vivaio così forte, perché comunque hai Giuseppe, ne hai creato Damiano, cioè stai creando Giuseppe Valvo che l'anno scorso è arrivato a Rimini. Cioè, cosa stai creando, Gaetano? Cioè, veramente io non riesco a capire cosa tu hai in mente. Dimmi. Giocando, ripeto, dal 2011 piano piano a cercare di portare queste nuove tendenze, di creare dei cappuccini decorati, ho avuto l'idea quando ho incontrato Andrea Antonelli alla Trieste nel 2010, se non ricordo male, e l'ho invitato a Siracusa a fare delle demo. E da quelle demo, a fare quelle dimostrazioni, dei baristi che erano interessati, c'era, mi ricordo, anche Giuseppe Fiorini che era incuriosito a guardare soltanto. Da lì poi piano piano l'anno successivo abbiamo fatto altre demo e sempre, mi ricordo, sempre Giuseppe Fiorini che si è sempre avvicinato sempre di più, e fino a quando poi nella terza edizione del Coffee Show Andrea Antonelli mi propose: dai, organizzeremo, prova Gaetano a organizzare a Siracusa una selezione delle tappe dei campionati italiani di latte art. Io l'ho preso in parola e da quel momento l'anno successivo organizzammo appunto la selezione dei campionati italiani di latte art. Grazie mille. Allora, vedo che i nostri giudici sono pronti. No, non puoi avere niente da tire vuote. Il regolamento è sempre quello della latte art internazionale. Via, chiamiamo i nostri giudici che sono pronti, che sono Matteo Don Giovanni, oh, che atleta, Andrea Antonelli che taglia la strada, Carmine Iannone e Johnny John. Fai attento, Matteo, fermati, non farlo perché... Damiano, quando sei pronto io ti avviso quando mancano 3 minuti e ti avviso quando mancherà 1 minuto. Ok? Rulli e reverse. Quando sei pronto, vai.
avere in parti uguali crema e latte. Parte con un reverse in un bicchiere di vetro. Ma la difficoltà è anche nello scottarsi le dita e brucia. Mancano 2 minuti. La tensione viene manca 1 minuto. Un applauso per Damiano. Damiano, vieni con me un attimo che ti chiedo 2 cose, perché sono rimasto stupito. Allora, com'è stata questa esperienza? Allora, ieri, prima volta che gareggi, arrivi secondo e sei a Rimini. Oggi rigareggi una seconda volta e assapori l'aria di quello che potrebbe essere un mondiale. Cosa ne pensi? Bella esperienza, mi sono divertito e spero di fare bella figura a Rimini. Perché qua è un po' quello che potrebbe, i competitors che vedi, quelli che potresti trovare anche a Rimini. La difficoltà si alza, ma come ti senti? Bene, sei un po' emozionato? Dai, ti lascio andare e ci vediamo dopo. Un applauso a Damiano. Preparando l'ultimo concorrente della giornata. Anche lui ieri era seduto su questo palco. Ahimè, purtroppo non per un punto ma per 2 non è accesso alla finale. Purtroppo i numeri sono così nelle competizioni, Nadia. Come sempre, come dicevamo anche prima, i particolari contano. Tanto, perché uno dice sono 2 punti, ma 2 punti si perdono in un
mezzo punto. Nelle schede ci sono delle valutazioni che le moltiplichi per 4, mezzo punto fa 2 punti. Veramente tiranna, queste schede sono molto severe, molto cattive. Grazie. Hanno fatto un applauso senza chiederlo. Che bello. Chiamiamo il nostro ultimo concorrente in gara oggi, che si chiama Giuseppe Valvo. Un applauso. Quando vuoi, me lo dici. Vai. Ti lascio il microfono, Nadia. No, cambiamo l'ordine degli addendi. Perché oggi abbiamo visto dei macina, stavo dicendo macina dosatori, puoi picchiarmi. Dei macina caffè differenti rispetto a quelli di ieri. Allora, raccontaci cosa abbiamo visto, raccontaci chi sei e soprattutto come mai per la prima volta avete deciso di essere qui. Allora, io rappresento un'azienda che sponsor oggi, si chiama Quamar, e abbiamo deciso di essere qua oggi perché un anno fa Gaetano, parlando, dice mi piacerebbe introdurre, siccome lui vuole dare visibilità e ha un bellissimo progetto, perché oltre che a sviluppare quello che è il progetto della Sicilia, secondo me Gaetano ha un bellissimo progetto perché vuole anche far valorizzare le altre aziende. Lui ha creato questa cosa, mi dice senti Andrea, io quest'anno ho intenzione di fare una cosa, però mi dice non te la dico, è un segreto, tu vuoi partecipare? Ho detto Gaetano guarda, mi chiedi di partecipare e essere nel tuo team per andare ai mondiali. Mi dici c'è un segreto, cosa vuoi dirgli? Come puoi dirgli di no a Gaetano? Hai capito? Allora gli ho detto va bene. E allora mi dice guarda, vogliamo fare, dopo che lo vedo girare per Shanghai, stai facendo no, non, è un segreto. Ricevo una telefonata e mi dice senti Andrea, adesso ti dico il mio segreto. Ho bisogno di qualcheduno che mi aiuti a sponsorizzare un evento internazionale. E allora mi ha raccontato e subito alla proprietà ha affascinato questo progetto e non men che non si dica abbiamo dato fiducia giustamente a Gaetano perché il livello era alto e a noi piace che i nostri prodotti vengano utilizzati da persone, da tutti ovviamente, però poi sai Nadia, quando i professionisti li usano ci sono i pro e i contro, no? E allora dopo lo uso un po' per sentire le varie opinioni di questi campioni. Allora, dopo raccoglierai le impressioni. Prima un altro applauso non richiesto è... Cioè, veramente mi stupisco da solo. Ecco, ultima cosa, avevo fatto un errore, avevo chiamato macina dosatore. Cosa ha invece di diverso questo macinino? Questo macinino invece di avere un dosatore praticamente macina il caffè in maniera istantanea. Quindi si dice on demand, praticamente giustamente sono i nuovi macinini, nuovi, oramai hanno degli anni, però tutti i professionisti usano per sviluppare quelli che sono i flavor in tazza del caffè. Il dosatore è sempre uno strumento di lavoro molto valido, però adesso per determinati caffè, per le competizioni, preferiscono usare una cosa che macini fresco e permetta a tutti i sentori di rimanere nella tazza. Bene, non possiamo andare oltre perché ci stanno guardando male, però ecco, chi volesse saperne di più può rivolgersi a te. Grazie mille Nadia. Sì, quando vuoi tu, ci manca un minuto, quindi vai tranquillo.
Possiamo chiamare i nostri giudici sul palco per il nostro ultimo concorrente, Andrea Antonelli, Matteo Don Giovanni, Carmine Iannone e lui, Johnny John con il suo occhio vigile. Quando sei pronto lo dici? Quando vuoi. Tanta roba. Mancano 3 minuti. Mancano 2 minuti.
Un applauso. Sentiamo i giudici. No, prima i fotografi devono fare le fotografie di questi disegni che tu hai fatto, i match. Poi, arrivo. Sì. E mi sembra di capire che per questa prima parte della mattinata tutto sia stato fatto. Non è ancora tutto deciso perché la commissione adesso, la giuria, dovrà chiaramente valutare uno dopo uno tutti i concorrenti internazionali che hanno avuto la possibilità di esprimere il loro talento qui su questo palco. Salutiamo Giuseppe Valvo che nel frattempo è stato l'ultimo, è stato lui a chiudere questa mattinata e insieme a lui l'applauso naturalmente va a tutti gli altri, da Agnieszka a tutti gli altri nomi più o meno facilmente pronunciabili che però rappresentano una bella fetta del nostro territorio, intendendo l'Europa, intendendo il mondo, quella bella fetta di giovani che sono appassionati, che fanno il loro lavoro, che vogliono crescere. E allora noi intanto la chiudiamo qui. Chiudiamo questa prima fase, seguirà una pausa, seguirà anche la pausa pranzo perché oltre ad ascoltare le parole del nostro speaker ho sentito anche dei rumori che magari avevano a che fare con la fame di qualcuno. Nella seconda parte però attenzione perché la giornata è ancora lunga, intanto si arriverà a capire chi sarà in finalissima. Ci saranno due, chiedo conferma a Gaetano, due naturalmente campioni che si contenderanno poi il titolo ulteriore di campione anche nell'ambito di questa edizione del Coffee Show Latte Art. Se mi raggiungi Gaetano Bongiovanni, un applauso ancora a te. Facciamo anche il punto della situazione. A quest'ora del mattino, che poi è anche un po' primo pomeriggio, possiamo tracciare un bilancio di quello che è stato il percorso nuovo. La grande novità di quest'anno l'abbiamo appena vissuta, no? La competizione internazionale con una gestione work in progress come piace a noi. Cosa ne pensi? No, bella. Questa edizione che infatti si chiama Crazy Latte Art, proprio in questo modo abbiamo voluto dedicare una cosa un po' pazzerella. Una pazzerella perché noi abbiamo dei grandissimi professionisti, campioni veramente internazionali che hanno partecipato al World Championship di Latte Art in giro per il mondo e pertanto metterli in confronto fra di loro con dei contenitori diversi che non sono le solite classiche tazze che loro utilizzano durante le loro esibizioni, durante le loro preparazioni anche in gara. Certo, è molto difficile, capisco sicuramente la loro difficoltà anche, però ho visto che sono stati bravi, stupendi, bravissimi, sono dei disegni venuti fuori anche nella parte superiore della caffettiera, hanno utilizzato la parte superiore della caffettiera come contenitore, quindi insomma... Ed è stata tra l'altro una delle parti che mi sembra li abbia messi maggiormente in difficoltà perché sono dei campioni ma voi siete cattivissimi. Sì, è vero, anche perché effettivamente un contenitore normale che può essere cilindrico, quindi rotondo e non avere nulla al centro, ma un contenitore della caffettiera che ha la parte centrale, quindi di sicuro non riesci a versare bene il latte perché generalmente il latte lo vai a versare nella parte centrale della tazza, quindi già parte una prima difficoltà. Però abbiamo visto che sono riusciti nonostante ciò a realizzare delle figure veramente belle e creative.
Io parlavo prima, ho realizzato delle interviste che poi vedrete su Mangiare Bene e non solo, perché così come siamo adesso in diretta streaming c'è la possibilità poi tra un po', appena insomma tutto si sarà concluso, di rivedere tutto quello che sta accadendo anche nel corso di questa manifestazione, di questa edizione 2016 del Coffee Show Latte Art. E allora stavo intervistando tra gli altri, giusto per testimoniare quanto internazionale sia questa edizione, Agnieszka, che rappresenta, essendo donna, insomma una dei rappresentanti stranieri di questa edizione, e ci raccontava che è un momento importante perché da una parte c'è la possibilità di stare tutti insieme loro che nel mondo fanno latte art, loro che nel mondo cercano di crescere in questo tipo di professione e di arte, e poi però la possibilità, anche se vogliamo, di mettersi alla prova allenandosi non ciascuno in casa propria, nel proprio bar, ma già con qualcuno con cui puoi tornare a scontrarti quella volta davvero. Sì, difatti, il confronto amichevole, proprio così, lo scopo è stato proprio quello, di creare un confronto amichevole, gioioso, in allegria, e vedere un attimino di creare poi qualcosa magari per il prossimo futuro, però sempre in armonia. Perché un giorno ci sarà il World Coffee Show Latte Art Championship di Siracusa, l'abbiamo anche già ribattezzato. Nel pomeriggio però, oltre a questo che sicuramente sarà il momento più importante soprattutto per i ragazzi in gara, ci sarà altro, ci sarà ad esempio una dimostrazione, in quel caso ci dovremo spostare nel cortiletto, sarà anche piacevole, di cake design. Abbiamo già detto che ci sono anche in questo caso degli ospiti che non sono siracusani. Siracusa insomma la vuoi e la stiamo portando in ogni settore, in ognuna delle eccellenze in giro per l'Italia e per il mondo. Sì, è vero, infatti alle 15:30 ci sarà fuori nel cortile un evento organizzato da Melania Zanti, che è una cake design che fa parte del consorzio pasticceri italiani della Compite, dove faranno una dimostrazione gratuita di una preparazione di una torta con a tema sempre del caffè. Ma la cosa simpatica è che la prossima domenica ci sarà una competizione di una sfilata di torte, come dicevo in diretta in radio l'altro giorno, che la torta vincitrice sarà esposta nello stand della Compite a Rimini come torta vincitrice. Nel frattempo potete anche notare che la scuola Vincent van Gogh continua la propria attività. Io tra l'altro devo confessare una cosa, sono talmente attenti e talmente dei professionisti che quando hanno visto che l'umidità aveva creato degli obbrobri in testa a me, hanno detto no, qua non possiamo rovinare il Coffee Show Latte Art, vieni qua che ti sistemo i capelli anche a te. Ah, ecco, sì, il team di Cristina è veramente fenomenale. Ieri sera ha fatto una preparazione di una modella con i pending veramente bella, con dei loghi particolari che ritraevano anche le figure di un ramo del caffè, con il fiore tipo il gelsomino, con le bacche verdi e rosse, e quindi ha rifigurato anche una caffettiera. C'era il logo della MOAC che ci ha sponsorizzato ieri il campionato italiano di latte arte, anche oggi, e così via. Benissimo, e non solo, ci sarà poi un'esibizione nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, di bartender. No, una preparazione di un cocktail particolare, tutto a base di caffè e spiriti cubani, e quindi con ingredienti integrati, diciamo, a tema anni 20, dedicato un po' al locale, che è il punto GG. Hai detto degustazione, quindi la possibilità di sperimentare delle cose che magari non conosciamo, non fanno parte della nostra normale abitudine nel momento in cui ci accostiamo al caffè, perché il caffè è cultura, perché sempre più si scoprono possibilità, contaminazioni, quando la contaminazione è un elemento positivo, in cucina, come poi invece come semplice si fa per dire bevanda. Sì, infatti gli chef che sono da oggi lì in cucina stanno preparando una serie di preparazioni di antipasti, primi e secondi e dessert, dove viene integrato il prodotto, l'ingrediente principale, che è il caffè, e insomma poi abbinato anche integrato
ai prodotti tipici del territorio. Parlando con gli esperti del caffè c'era anche la possibilità di fare un po' di chiarezza in quelle che a volte sono soltanto, sai, le mode del momento, e allora basarsi sul caffè verde che non ha niente a che fare però con quello che poi ruota intorno all'universo della ricerca invece delle giuste miscele, della giusta tostatura e tutti gli elementi che sono tutt'altro ambito. Sì, difatti. Noi appunto con l'idea di creare appunto il coffee shop a Siracusa abbiamo cercato anche di portare questo spirito, di portare anche un po' di innovazione e di professionalità e anche, diciamo, conoscenze e tendenze nuove nel mondo della caffetteria a Siracusa. Che cresce il mondo della caffetteria a Siracusa, pur essendo una piccola realtà ma una città da 2750 anni di storia, questo lo ricordiamo. Questo è un settore che cresce, che qualitativamente ne supera parecchi altri, e lo abbiamo visto anche basandoci soltanto su un dettaglio che dettaglio però non è, e cioè sui ragazzi che abbiamo in gara, campioni che hanno le potenzialità, che a volte le esprimono subito, che altre volte hanno bisogno magari di un po' di tempo in più, però ci sono, la materia prima c'è. Sì, infatti quello che diceva prima Andrea Alberghini era proprio questo, che Siracusa nonostante ciò già andrà a finire che alla finale di Rimini già parteciperà un siracusano già di diritto, che è Giuseppe Fiorini, perché è campione in carica di latte art. Adesso si è classificato anche Damiano Giaratano, quindi di conseguenza sono già due. Ora ci sarà Giuseppe Valvo che dovrà cercare di andarsi a qualificare qualche altra tappa, in maniera tale che se si classifica per andare a Rimini gli siracusani saranno 3. E sarà veramente un successo straordinario, fino a quando pian pianino tu immagini ad un unplane in cui sono tutti siracusani e chi vincerà non potrà non esserlo. Scherzi a parte, prima di liberare te, prima di dare il via a quello che poi sarà il momento di pausa un po' per tutti, anche distensivo, in attesa che i ragazzi conoscano il loro destino, i ragazzi in gara, una domanda però devo fartela adesso, perché qualche anno fa, era ancora credo l'edizione 2012 del Coffee Show Latte Art, lamentavi all'epoca una scarsa attenzione da parte di molti baristi rispetto a tutte le tematiche su cui invece tu hai voluto battere anno dopo anno, portando sempre più qualità all'interno del coffee show e poi in giro durante tutta la fase di preparazione. Adesso puoi dire che la situazione è migliorata? Ancora c'è molto da lavorare, però ci sono già molte realtà, ti porto l'esempio di questo punto vendita, il punto G, che mi ha voluto dare la possibilità di creare, diciamo, un angolo caffetteria, dove ho potuto dare nel mio piccolo dei consigli, cercando di andare a realizzare appunto una serie di miscele di caffè, una carta anche di monorigini, quindi con provenienze anche diverse e via dicendo, tipologie di estrazioni diverse, quindi il locale si presta per questo, e la tendenza, siccome Siracusa lavora tantissimo con gli stranieri, avendo questa carta di caffè particolari, gli stranieri la apprezzano tantissimo. E allora ci ritroviamo con la finalissima tra pochissimo, o meglio, giusto il tempo, perché anche l'aspetto slow food fa parte del Coffee Show Latte Art. Ci ritroviamo con la finalissima, a più tardi, un applauso ancora a tutti quelli che hanno reso meravigliosa anche la mattinata di oggi, oltre alla giornata di ieri. A tra poco.
settle down. Not the same without you around. You mean the world to me. Steal a kiss, make a dream. Holding hands became a theme. You stole the sun for me. It's a game and you're on top. Kiss and tell, take a shot. We dance until we leave. Take a jump, set it free. Risk it all and marry me. 'Cause this is like a dream. Bring the sunshine. Bring your sunshine to me. Whoa. Ooh. Whoa. Whoa.
stuck in a hole, just take control. You know you got to keep on screaming. Hey, I am the thing that you want. Got no need to front. Yeah, this is my thing. Hey, living out my hopes and my dreams. We got ways and means. Yeah, we got the craving. Oh, when you're feeling upset, ain't no time for regret. Pull yourself together, baby, and know it will be okay. Oh, when you just can't take anymore, you gotta keep on. You've got to keep on striving. When you feel you're stuck in a hole, just take control. You know you got to keep on screaming. Hey, I am the thing that you want. Got no need to front. Yeah, this is my thing. This is my thing. Living out my hopes and my dreams. Yeah, yeah. We got ways and means. Yeah, we got the craze. We got the craze. I am the thing that you want. Got no need to front. Yeah, this is my thing. This is my thing. Living out my hopes and my dreams. We got ways and means. Yeah, we got the craze. Got the craze. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ooh ooh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey hey hey. Na na do do do. Na na do do do. Na na do 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 do. Na na na
Sì, conosco il problema. Già. Houston, abbiamo un problema. C'è da venire a chiamare attendiamo. Ma on stage Gaetano Bongiovanni. Sporcano, c'è chi pulisce. Ecco Sonia.
Grazie. Andrea Alberghini, grazie. Andrea Alberghini di Quamar. Eccoci qua, benvenuti, seconda parte, Coffee Show Latte Art 2016, seconda parte di questa giornata, seconda giornata di questo weekend targato Siracusa e che rientra tra l'altro nell'ambito dei festeggiamenti in onore dell'anniversario, i 2750 anni di questa città. Coffee Show Latte Art che quest'anno è internazionale, infatti io chiamo i ragazzi che si sono sfidati questa mattina. Come here, vi chiamo uno per uno: Agnieszka Rojewska, Milo Kamil, Miksalis Karagianni, Dan Tamang, Sebastian Johan Farkas, Francisca Apro. Come here. Because it's the moment, perché è il momento di conoscere chi saranno i due finalisti che quindi avranno la possibilità tra pochi istanti di sfidarsi ancora una volta sul palco del Coffee Show Latte Art. Sono tre. Coffee Show Latte Art 2016, mentre ci hanno già raggiunti, credo tutti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, io chiamo coloro i quali hanno già tra l'altro hanno già deciso intanto questo primo passaggio. So che poi i punteggi potranno essere resi noti in un secondo momento, e allora chi mi raggiunge? Mi raggiunge Andrea Antonelli o mi raggiungi tu? Mi raggiungi tu, che hai già seguito tutta la prima fase, quindi adesso c'è quella che interessa maggiormente, quella che diventa tensione positiva ma allo stato puro. E allora via, cominciamo a seguirvi, sentiamo un po' quali sono i risultati intanto di questo primo passaggio e poi tutto quello che da adesso in poi diventerà finalissima. Esatto, eventualmente poi se i concorrenti dopo hanno delle domande da fare sulle schede, a disposizione i nostri giudici. Quindi adesso chiamiamo qua sul palco Andrea Antonelli che ci consegna la busta. No,
No, dammeli, che sennò li vedo. Non me li ricordo. No, soffro di memoria. È colorato, Nadia. Dunque, senti che musica. Chi è che viene sul palco con me a... Nessuno? Gaetano, vieni su con me. Sì, sì. Abbiamo bisogno di una soubrette. Soubrette ce l'abbiamo. Ok. Inglese. Certo. Three finalists, little briefing, and after we start with the final. Chi saranno i finalisti? Ce li ho io in mano. Ci siamo tutti? Ci siamo tutti? Ah ah. Chi saranno i finalisti? La prima finalista è Agnieszka from Poland. E adesso which one is second one? The second one is second one is the second one is me. I am the second one. No, the second one is from Greece, Nicholas. And the last one, one more, because you know it's something crazy. 2, maybe 3. We decide for 3 because you know something crazy. We need the last one. Is from Switzerland, Hungary, Milan, Romania, Syracuse, and Syracuse. Ah. The third one is from Italy. So the third one is from Italy. 1, 2, 3 and 4. Qua. Which one is the... Prego. Certo. If you want, we say Italian, not from Sicily. The third one, the last one is Giuliano. Third one is... The third one is Giuseppe Fiorini from Syracuse. Briefing. Thank you very much to everybody. Briefing and show must go on. Il prossimo faranno un cappuccino qua dentro. Vorrei sfidarli. Questo serve perché cade il latte che sì, lo so. Ma dipende. Bene.
qualche attimo per il briefing e poi dopo riprendiamo di nuovo con Giovanni in sala regia, prego. Giovanni dalla corte. Gio? Ah, sei qua, bravo.
la location, passami questo termine, brutta ma appetibile, perché il centro commerciale.
abyss. That fine man is checking you out over there, girl. Where? You better go dance with him. What? You may not get another chance. I wanna dance with you all night. I wanna dance with you right now. I wanna dance with you if it's the last thing I ever do. Girls' night out, looking for a party. We ain't had no fun in a while. Stepped in the club with a few of the hotties. All the guys digging our style. Grab a drink, take a sip. Woo. Gotta unwind, don't trip. Turn around and what do I spy? I got so fine looking at my shoes. Bag, legs, smooth, outfit, swag, attitude. Spicy, I might try to bite him. I hope he bites back and I'll be like, ooh, I like that. Yeah, gotta have fun tonight. Right, he looks like a good time. Nice. Only thing on my mind, right now is what? Me and him. Oh yeah, face to face. Where? On this floor. Doing what? Dancing. Excuse me. I couldn't help but notice you were checking me out over there. Yeah. You wanna dance? Hell yeah. I wanna dance with you all night. I wanna dance with you right now. I wanna dance with you if it's the last thing I ever do. I wanna dance with you all night. I wanna dance with you right now. I wanna dance with you if it's the last thing I ever do. You like the way I take it down like that? Don't you? Eccomi qua, dimmi, ciao. Scheda alla mano. Tra 5 minuti, così cominciamo con i finalisti. Prego Andrea. Sì, i concorrenti in gara sono 3. Dovranno presentarsi con nella mano sinistra la benda azzurra e la mascherina nella mano sinistra. Saranno bendati dalla giuria. Grazie. Prego. Quando vuoi c'è il tuo setup, partiamo pure. Bisogna salire bendati. Baby. I gotta find out. Feels like time is running out. And my mind is just about gone too. Woo, what am I to do? Things were running smooth. I think it's time Ma to scusami, make perché the due move. tazze? Tanto latte contato. I couldn't help but notice you were starting to Ed è slow formazione down. professionale. I can help you with that, you know. I think we need to speed it up. Nel frattempo che Giuseppe prepara la sua mise en place, andiamo a spiegare cosa dovranno fare i concorrenti. Dovranno fare un cappuccino o una bevanda al latte totalmente bendati, dalla macinatura alla pressatura, all'inserire il portafiltro, montare il latte, tutto praticamente bendati. Quindi comincia a diventare divertente. Vedremo cosa succede. Gaetano è preparato, scopettone, ramazze, tutto quanto. C'è tutto, siamo a posto. Perché secondo me oggi non c'è pericolo, sei sicuro? Perfetto. Signorina, cosa ne pensa lei che è la nostra fotografa ufficiale? Io sono d'accordo. Sicura? La accendiamo? No, quello non è il portafiltro. Ci sei? Prego. La musica c'è. Musica. Il concorrente chiede massimo silenzio completamente perché vuole sentire l'impatto della tazza, del portafiltro, perché è bendato. Vuoi fare le prove tutto in silenzio? Prova. Shh, chiedo un attimo di silenzio. Prego signorina, fermo un attimo.
Ok, bravo. Glielo diciamo anche loro se vogliono provare nei set in silenzio. Ce glielo andiamo a dire da dietro. We ask if you are okay when you do the competition, maximum silence, because if you wanna silence, nobody have to speak, not have to talk, because if you wanna try do the test, touch, to feel, to do something, otherwise, I say where I am, you know what I mean? If you want chaos, we can give you chaos. If you wanna nobody talk, nobody speak, because you have to understand, feel something. You can do the both test. You can. It's up to you. If you want a music, we can put your music. If you want a science, you can put your science. If you want a people, striptease, we can put your. It's up to you. Eccomi. Ecco. Perfetto, i 5 minuti sono passati. Cazzo, ho mai sentito un silenzio così? Sembra di essere in biblioteca. Eccomi qua. Lui è finito, possiamo chiamare i nostri giudici, uno è già qua, in pedana. Andrea Antonelli che andrà a bendare, poi Matteo Don Giovanni, Carmine Iannone e ovviamente John. Andrea, chiamiamo una soubrette, chiamiamo una signorina per bendare il concorrente? Si potrebbe chiamare, eccola qua. Puoi venire sul palco a bendare Giuseppe Fiorini, per cortesia. Giuseppe Fiorini, cerchiamo una soubrette che venga a bendare. Vieni, vieni, non ti mangia, prego. Vieni pure. Te l'ho detto io. Prego, accomodati con Andrea Antonelli che ti... Sempre le donne all'ultimo tocco, John. Giustamente, ritorniamo alla storia del cinema. Mi serve un cronometro, che così aiuterò i concorrenti a identificare il tempo. Grazie mille. Te l'ho detto. Facciamo un applauso. Dopo premessa finito, chi vuole provare a farlo bendato, anche semplicemente un espresso, siamo a disposizione. Giusto per far capire un po' il suspense. Ce l'ho io. I giudici si sono spostati un attimo. Ci ha spiegato. Dovrà fare un cappuccino. Al pubblico è già stato spiegato che deve fare una bevanda al latte, tutto completamente bendato. Io Giuseppe ti dirò, dimmi tu cosa preferisci quando ti mancano 2 minuti, 1 minuto, o a 3 minuti e 1 minuto? Durerà breve, è intenso. Perfetto. Sarà intenso. Qua quando si dice perché sono andato in finale, secondo me è una delle poche volte che uno dice ma perché sono andato in finale? Quando vuoi.
Mancano 3 minuti. Fatto. Bravo, un applauso! Adesso commentacela. Difficilissimo. Solo quello, perché è molto difficile, non si riesce a capire quando fermarsi di versare, quando ti stai poggiando sulla crema. Difficile, ecco. Poi andare a trovare il grinder, il portafiltro, il pulsante, perché ce ne stanno 6, quindi bella, però bella esperienza. Un applauso a Giuseppe Fiorini. Voglio dire, per me è stato difficilissimo, ma uno tra di noi, 4 volte campione italiano, è riuscito a fare una gara totalmente bendato. Complimenti ad Andrea Antonelli. Anche perché è partito di lì l'idea, perché io ho fatto un mondiale, perché loro non possono fare una gara. Esattamente. Conclaro un attimo, aspetta uscire un secondo, così almeno gli altri. Al termine di questa breve finale, le mascherine utilizzate dai concorrenti verranno, vero Giuseppe? Ti chiedo anche che sei in diretta, verranno autografate e poi messe all'asta. Al miglior offerente verranno regalate queste mascherine. Io sono tra gli interessati ad acquistarne. Hai ricavato, poi ci spiegherà Gaetano dove va a finire. La mascherina va appesa a scuola. Chi è il secondo, Andrea?
Agnieszka. Michalis on stage, please. When you're ready, you wanna do your setup, you wanna come in. Of course. Are you ready? Are you going to meet? Sorry. You want silence? Gaetano. Dov'è Gaetano? They come with something else, something napkin or whatever. But if I need some more of this, so you're fatto, trovato. Possiamo nel frattempo abbassare la musica, grazie. Anzi, spegnerla del tutto. Adesso vi chiedo cortesemente anche adesso di fare... Scusate. Chiedo cortesemente di fare un po' di silenzio perché lui adesso dovrà fare delle prove e mi chiede cortesemente silenzio assoluto come abbiamo fatto per Giuseppe. Si sta concentrando, se no... Oh, posa la borsa. Posa la borsa. Posa la borsa. Devi venirlo a bendare. Te lo dico prima. Oh sì, sei in ferie. Sì. Cioè, sei un'altra donna. Dai. La Nadia sta facendo fotografie, non può. Diga. You wanna try to do the test with the you wanna try to do some test or something before start like chess without you can try. Don't worry. Just in case maybe it's something different, you wanna try touch feel and after when you're ready we can
Possiamo chiamare i nostri giudici, Andrea Antonelli, Matteo Bongiovanni, Carmine Iannone e John. Un applauso ai giudici, grazie. Chiamiamo anche una signorina che venga chiamiamo sempre una velina. Arrivi tu come velina? No, preferiamo la velina della scuola alberghiera, siccome loro lavorano e nessuno li chiama. Vieni con me. Abbiamo trovato... Vieni Giulia. Un applauso anche a Giulia. Che dovrai mettere la mascherina. Fallo respirare, Andrea, perché non è gara di apnea, ma... Un applauso. When you are ready. Diga. Three minutes left. Un applauso. I try to count from me, but here maybe the grind is more coarse, and that's why. Okay, anyway. As we know, it's very difficult, and after we want to call somebody from down, say they can try. You want to say to someone down? Yes, of course. It is very difficult because you don't have
the sense how to milk to, if you put the milk correct to the coffee, if you are in the right position. Ma you do a very good job. Excellent. Thank you very much. Un applauso. HTTP Lucrezia Bologna togliere la borsa, grazie. HTTP www.togliamolaborsa.com. Dai, lo voglio. Non vuoi. Oh, chiamiamo Barbara. Barbara. La signora Barbara, nonché titolare del punto G, vuole farci da valletta dopo? Sì, dai, l'ultimo. No, chiamiamo un uomo perché... No, chiamiamo un uomo, cambiamo perché giustamente c'è una donna... No, vieni, scherzo, vieni. Dopo chiamiamo... Tieniti pronta a non andare a fumare. Tieniti pronta a non andare a fumare.
Agnieszka. No, when you want, you can start to set down. You want to silence? So you can play. Diga? Sì, ma penso che lei voglia fare la solitaria. Sì, due... Si possono avere due straccetti? Vedere dentro se ci sono due straccetti, per cortesia.
Giudici in pedana, prego, grazie. Li ripresentiamo per l'ultima volta: Carmine Iannone, Matteo Don Giovanni, Andrea Antonelli e Johnny John. Un applauso. No, è agitata stasera. Chiamiamola Barbara. Dov'è Barbara? Dov'è Barbara? Vieni Barbara, che abbiamo una nuova velina. La velina deve mettere la maschera rossa. Non a Matteo, perché è il giudice, ma all'Agnieszka. Anche se sarebbe bello vedere Matteo con una maschera rossa. Però... Occhio Nadia. Se faccio le linguacce non è bello. No, figurati. Diga. Prego una sedia o un qualcosa. Grazie mille Barbara. Agnieszka, when you're ready, take me time. Chiedo scusa, anche qua vi chiedo cortesemente ancora 5 minuti di assoluto silenzio. Veramente silenzio. Grazie. When you want. Go.
court. 2 minutes left. Un applauso. No, please, in camera, your face again. I want to see your face again in camera because she was shocked. Let's go. I do it better blinded than normal. Very good. Okay, you can cool down, don't worry. Cioè, hai visto che roba? Cioè, in asso. Cioè, what's going on? I see you. What's happened? I'm surprised. Why? I like because I wanted to do vortex for 32, and I just did tulip. Did you see the tulip? Yeah, yes. Okay, this is my question. No, è acceso, è acceso. Ancora di qualcosa. Cioè, le distanze sono pseudo uguali. Adesso i giudici si ritireranno per deliberare la sentenza finale. Mentre loro parlano, c'è qualcuno che vuole provare? Chiedo, C'è qualcuno che vuole solo provare? Matteo, vuoi provare? Dai, provane uno senza tempo, dai, prova. Tanto per... Tu vuoi provare? Sì, provate. Chi vuole provare è libero, Adesso se qualcuno vuole solo provare l'esperienza di solo provare a toccare la macchina, il macinino, tutto alla cieca, nessun problema. Sì, adesso i giudici un attimo si ritirano per fare le somme dei punteggi e solo per spendere una parola nei confronti di questi baristi che hanno gareggiato Michalis, Fiorini e Agnieszka. Perché abbiamo voluto organizzare questo tipo di gara, di manifestazione, va un attimo inciso, va un attimo spiegato, perché volevamo dimostrare che un barista in condizioni di concentrazione molto alta può dare molto di più a occhi chiusi senza fare interazione con il locale, senza fare interazione con nient'altro che non sia lui e lui stesso ancora e le sue attrezzature. E abbiamo visto che comunque 3 concorrenti su 3 li avete visti a video, insomma dopo magari piccole imperfezioni possono capitare perché l'emozione ci sta e poi chi è che di solito si benda per fare un cappuccino, ok? E abbiamo visto un livello secondo me molto molto alto, quindi i nostri baristi si sono in qualche modo chiusi in se stessi e hanno tirato fuori il meglio di loro. Un applauso ancora a questi baristi, grazie. Ma no. Finire perché arriva qualche loro? No, c'è la premiazione, poi dobbiamo preparare. No, ma adesso alle 5, cioè noi adesso... Se vuoi provare, senza fare, solo provare da bendato perché 5 minuti e noi siamo pronti a deliberare. Sì. Che purtroppo non c'è mascherina, non c'è niente, Matteo. Se solo vuoi vedere a occhi chiusi.
Bendati col bordello, però. Perché al bar di solito Sì, però al bar non sei bendato. al bar non sei bendato, basta anche la clientela che fa. No, però è più bello col bordello. Anche perché ti dico tecnicamente dove devono mettere la roba. Se parla qualcuno non lo sente. Sanno suonare No, no, When you're not around, baby, I can't help but want some more. 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 Vado a vedere un attimo. No, ma certo, ovvio, adesso i punteggi li vediamo. Devo preparare gli altri 2 premi. Vediamo se stai qua un attimo. Ricordatevi per le 5 lasciare il palco, perché poi la sala. Dobbiamo preparare questo. Guarda, questi sono i miei punteggi. No, beh, non l'abbiamo messo, è vero. Matteo, vieni qua un secondo. Beh, lei si è presentata. Lei. Per la presentazione. Fiorini anche, si è presentato bene. Si è presentato meglio il greco. Il greco qualcosa. Il greco si è presentato meglio. Meglio. Chi è che si è presentato di più? Il greco o Fiorini? Secondo me il greco ha parlato un po' di più. Però io No, ci memoria, non lo ricordo. Ok, siamo tutti qua. Tanto non cambia la strada. no, 3-3 non va ancora. È troppo. E i tecnici? Quello che aveva meno punti. Il greco Non ha pulito il porto non ha pulito, non ha preso, non ha livellato. Tecnicamente è fatto bene. Prego, ha fatto un po' di errori. La tira già piena. Cos'è questo schifo qua? Ah, extra shot time. Sì, è decaduto. No, no, non capivo. No, perché potevamo. Poi per il resto, però uno voglio dire punto perché l'altra poi studiare la parte. Sì, certo. Allora, l'ultima. Adesso che andiamo a premiare. Ah, ok. Però facciamo la chiusura e poi basta. Ma voi ancora comunque state riflettendo? No, adesso entro le 5 Ma comunque basta che mi fate segnale, io mi Stiamo sgancio chiudendo da qua e e faccio là, abbiamo finito. non è un No, manca ancora l'ultima Noi mia. abbiamo da intervistare tutti. Però io sono l'ultimo. Come sponsor in Vabbè, questo lì caso. facciamo la ora, facciamo una. No, no, tanto dopo. non se ne va, no? Non me ne vado, no, perché No, tanto. se lo intervistiamo ora arriva. La fretta di dove
ci mettiamo dietro la macchina? Dove vuole? Dove c'è il macinino? Là, sopra dove c'è il palco, in qualche maniera lo troviamo. Primizia, dimmi tu. Dimmi, vorrei tre classificare la classifica. Sì. La classifica come? Io il collega non lo ricordo. Cosa diciamo? Chiamali con un altro nome. Cosa diciamo? No, non mi ricordo mai il greco come Michaelis. Una paga che se gli avessi in tasca tutte e due la tipa. Adesso chiamiamo sul palco perché io ho il responso, quindi schnell. Allora, chiamiamo sul palco. Gaetano, adesso chiamiamo sul palco. Dove chiamare sul palco? Gli alunni della scuola, li chiamiamo tutti. Dopo, questo ci pensiamo noi. Tu facciamo la premiazione Ok. del lavoro e poi dopo passo a Oriana che sappiamo già come... Ah, buono, sono d'accordo. Già pronto a farla salire. Sì, che finisca lui. No, adesso chiamiamo i tre giudici, chiamiamo il capo giuria, e chiamiamo... Marco non c'è. Pom 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 pom. Dai, che dobbiamo finire. Mancano 2 minuti. Non ridere perché sei il camera. Manca 1 minuto. Giuseppe là? Milos. Time. C'è sempre lo stesso vizio. Adesso chiamiamo sul palco i nostri giudici e ringraziamoli. Andrea Antonelli sul palco, grazie. Carmine Iannone, Matteo Bongiovanni e Johnny. Dove sei Johnny? Where is Johnny? Johnny?
Johnny's coming. Via. Facciamo tutto, lasciamo spazio. Giuseppe Fiorini sul palco, Agnieszka on stage please, and Nikos, please. Nikalis, please, sorry. Un applauso, grazie. Mi dica, chiedo scusa, mi metto su un angolo adesso. Bene, un attimo di suspense, andremo a vedere. Vieni, mettiti dietro, spingi tu Gaetano, allora mettiti dietro che vediamo un attimo. Spingi vuol dire metterti dietro, vuol dire metterti dietro, se devi spingere mettetevi in fila. Questo è il premio per il terzo classificato che lo consegna il terzo classificato is Michaelis from Greece. Capisci un cazzo. Vediamo. I premi del terzo classificato. Silvia, ok. Sì, daglielo. Svuotagli il magazzino. Un applauso. E adesso andiamo a vedere chi sarà Poland versus Italy. Again. No, prego, venite qua, prego. Here, the middle. Li facciamo bendare. Bendata? What is the red mask? The red mask for Giuseppe Fiorini and Agnieszka. No, red mask is more. You don't have a red mask? No, so you can put the blue. Due rossi? Non c'è. Ah, eccola, c'è. Ce l'ha. Sono belli, con quella... Belli loro, un applauso. Who is the winner? Who is... No, the winner is Gaetano. The winner is Agnieszka from Poland. Secondo Giuseppe Fiorini da Siracusa. So, every time you're coming in Italy you win. Prego i premi. Silvia.
a trainer course for Polycarp with Andrea Antonelli. It's coming directly. This is 2 days in Dalla Corte, a factory in Milan and plus a tour in Milan, so you have to come in again in Italy. This is the one, you can take this one from Poland because we send one to Poland. Adesso abbiamo il secondo classificato. Giuseppe Fiorini. Bene, a posto Gaetano, ringrazio. C'è il premio Fabri. Dimmi. Diciamo per la tecnica Fabri quando... Esatto, manca ancora un premio che è quello Fabri, quindi servono tutti i competitor se no sul palco. Quindi adesso io rivorrei i competitor sul palco perché manca ancora un premio. All the competitor here, please. All the competitors one. E chi è? Chiedilo Andrea. Veloce. Sì, sì, tu vai avanti con la questione dei premi. Vi consegneranno un... One Peacock. Gaetano, dove sei? Abbiamo anche the winner of Etching for today. Please, all in here. There is one. The win is a Fabri trophy for the etching. So now get the winner of this trophy for the etching. Just a second, so everybody is set up. Consegniamo i gadget di questa gara. Non c'è nessuno della Gaeta? This one is the trophy for the first one, is the best etching for today. Okay? Please, all together. Gaetano, come in here. Yes.
the winner of the best etching for the first competition of international latte art is from Switzerland. Benissimo, adesso vieni, te lo do io. Adesso cambio ruolo, vai. Cambia ruolo, fai bene, tra l'altro rimani nei paraggi, perché dobbiamo parlare di tutto quello che ha reso possibile tutto ciò che state vedendo. Sguardi chiaramente felici, le foto di rito le abbiamo fatte veramente tutte. Allora su con le foto di rito, vicino a Gaetano, tutti vicino a Gaetano, i vincitori, the winner near Gaetano for a selfie, insomma, tutto quello che volete, i vincitori e non soltanto i vincitori, perché questa edizione particolarissima, adesso cado dalle scale, di Coffee Show Latte Art è internazionale ed è qui anche attraverso i loro volti, oltre che attraverso tutto quello che abbiamo visto su questo palcoscenico, che si può notare come un successo venga raggiunto attraverso la passione, attraverso la bravura. Vederli bendati, tra l'altro, ragazzi, vi devo dire, è uno spettacolo veramente incredibile. Vedere che anche senza gli occhi, senza l'utilizzo della vista, riescono a realizzare dei capolavori indescrivibili, vuol dire che questa è davvero un'arte, se mai qualcuno avesse avuto qualche dubbio in proposito. Allora, se avete finito la fase delle fotoricordo, che troverete tutto quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto nell'arco di 2 giornate intense, le troverete su Mangiare Bene. Non solo, ci sarà il filmato, ci saranno le interviste, ci saranno le fasi di ognuno dei match che sono stati combattuti. C'è chi va e chi viene, non gliene importa nulla, qui è un palcoscenico, ma tanto è un palcoscenico di quelli che insomma possono essere calcati in maniera libera, e c'è un Gaetano Bongiovanni che è visibilmente stanco, certamente stanco, con un'esperienza assolutamente nuova anche per te. Si è impostata da sola, è diventato tutto realtà senza nemmeno sapere come, e questo è un bel risultato, un risultato internazionale, uno smart risultato. Sì, è vero, è partito diciamo per gioco, ma ci siamo riusciti anche a fare questa qua internazionale. Come vedi è stato in work in progress, tutto nel pomeriggio, nella mattinata. Il regolamento già era stato stilato da prima, in maniera tale che si potevano anche organizzare prima i competi. No, è talmente piena di premi che non riesce neanche a passare, Agnieszka. Prego. E quindi niente, è andata così, e il prossimo anno speriamo di costruirlo con più competitors e vediamo un attimino cosa salterà fuori. Tornando a casa, tutti questi ragazzi dalla Polonia, dalla Svizzera, da qualsiasi località, insomma, naturalmente avranno questo ricordo, lo porteranno e sarà quel passaparola tra addetti ai lavori che sicuramente potrà ingrandire ulteriormente questa competizione. Dovremmo ringraziare tutti, lo dovremmo fare singolarmente. Io non so se tu hai voglia di ringraziare qualcuno in particolar modo, comunque di fare una chiosa finale per questa fortunata edizione che ha raddoppiato rispetto agli scorsi anni, che era parzialmente era una giornata quella saliente, poi c'erano comunque delle giornate di contorno. Questa volta invece 2 proprio intense. L'anno prossimo, abbiamo già detto, si sta lavorando. Chiudiamola insieme, ricordiamo alcuni passaggi che magari con la frenesia, con il lavoro, con l'attenzione sfuggono durante la giornata. Sì, io volevo ringraziare veramente tutti, ma in particolar modo gli sponsor che ci hanno dato manforte per poter riuscire a organizzare questo evento, dal primo all'ultimo, senza dimenticare nessuno, ma in un grosso saluto li ricordo tutti, dalla Corte, Pulicaf, Quamar, BVT, Melkoning, Motta Metallurgica. E il supporto anche che abbiamo avuto lo ringrazio anche per quanto riguarda il media partner, che è stata Bar Giornale. Quindi vi ringraziamo e diamo appuntamento alla prossima edizione sicuramente.
Appuntamento alla prossima edizione, che sarà quella del Coffee Show Latte Art 2017, naturalmente sempre qui in questa, possiamo dirlo, splendida città che è Siracusa. Ciao, ciao, grazie, grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. Yeah, the talking better stick to walking better get gone. It's all good. Yeah, it's crazy. You're bushy and you're lazy, so long gone. It's all good. And I ain't playing the sun to while I'm staying. I'm alright. It's all good. Honey, so long. Hurry up, get gone from me. Oh, don't you let me catch you, don't come here no more. You're irritating, and so obviously out the door. Flaky, fake immatureness makes me look extra flawless. It's you who tried to destroy this. You underestimated the anger you generated, leaving me so frustrated. Yeah, the talking better stick, the walking better get gone. It's all good. Yeah, it's crazy. You're bushy and you're lazy, so long gone. It's all good. And I ain't playing the sun to while I'm staying. I'm alright. It's all good. Honey, so long. Hurry up, get gone from me. Oh, yeah, the talking better stick, the walking better get gone. It's all good. Yeah, it's crazy. You're bushy and you're